Cari amici di The International Yachting Media, benvenuti al Palma International Boat Show. E oggi, per l'occasione, siamo a bordo di un'imbarcazione di Scanner Marine davvero particolare. Siamo a bordo infatti di questo magnifico Envy 1100 che, colorazione completamente custom, qui è nella sua versione priva di T-top, davvero molto bella. Come potete osservare, qui a prua troviamo un enorme prendisole che, volendo, può anche essere convertito in un salotto dotato di tavolino centrale, e tramite questi comodissimi passavanti arriviamo nella dinette posteriore. Qui troviamo al centro un grande mobile bar dotato di un tavolo estensibile, intorno al quale scorre questo grandissimo divano ad U che può dar posto tranquillamente a 4 o 6 persone. A poppa di questo grande divano ad U troviamo un altrettanto enorme prendisole. È un prendisole così largo che può accogliere tranquillamente 3 persone. Scendendo infine questo pratico scalino arriviamo alla plancia di poppa di Scanner Envy 1100 che, essendo nella sua versione entro fuoribordo, ci permette di avere a disposizione un vero e proprio beach club. Camminando verso prua troviamo l'accesso alla piccola cabina che è dotata di WC e di lavandino. È ben di più di uno spogliatoio, è una dimensione che riesce infatti ad accogliere una coppia anche per una notte o un weekend. La chiusura libera tutto questo spazio e ci permette di accedere senza grandi problemi alla postazione di comando. La postazione di comando in perfetto stile Scanner è completa di tutta la strumentazione necessaria alla navigazione, ma soprattutto tutto è esattamente dove dovrebbe essere a portata di mano. A portata di mano perché domani, appena finito il salone, noi avremo la fortuna di effettuare una prova in mare con questo magnifico Maxi Rib. Ci vediamo quindi domani per la nostra prova in mare. E come promesso, eccoci a bordo di Scanner Envy 1100 per effettuare la nostra prova in mare. Beh, le condizioni le vedete già da soli, ha piovuto, ci sono stati temporali, venti fra i 25 e i 30 nodi, insomma il risultato è che oggi abbiamo un'onda per fortuna lunga ma davvero molto alta, superiore al metro e mezzo d'altezza, condizioni che non so se ci consentiranno di provare al massimo questo bellissimo Maxi Rib, ma che in ogni caso ci vedono qui a fare il nostro lavoro. A spingerci oggi troviamo una coppia di Mercruiser V8 da 6.200 cm3 a benzina e capaci di una potenza complessiva di ben 700 cavalli. Ma bando agli indugi, acceleriamo e andiamo a vedere come entra in planata il nostro Envy 1100. Il sound è fantastico, entriamo in planata in un battito di ciglia, direi già dai 9-10 nodi, e come potete osservare dalle immagini della telecamera di prua il mare è davvero grosso oggi, c'è quest'ondona lunga di cui vi ho parlato che fortunatamente la nostra carena, dotata di una V pronunciata, attraversa senza nessun tipo di problema. E stiamo già navigando a più di 20 nodi, anzi 28 per la precisione. Eppure il comfort è davvero superlativo, specialmente in rapporto alle condizioni attuali del mare. Adesso viro leggermente per riportarmi in una traiettoria che mi porti ad essere parallelo al moto ondoso, perché temo che altrimenti oggi sarà davvero difficile provare ad accelerare. Ed eccoci qui, il comfort è aumentato e insomma a 25 nodi con questo Envy 1100 si naviga davvero bene anche con il mare al traverso. Proviamo ad accelerare un pochettino
30 nodi, 35 e 35 nodi sono una velocità tutto sommato molto bassa per questa imbarcazione, perché come potete osservare i nostri motori stanno girando a poco più di 4000 giri per minuto. Questa è un'andatura molto importante perché ci consente di effettuare lunghi trasferimenti, da una parte con un livello di comfort molto alto e dall'altra con dei consumi davvero contenuti. Ma è arrivato il momento di vedere come se la cava il nostro Envy 1100 con le virate strette, per cui rallento fino a circa 30 nodi e poi senza rallentare tutto a sinistra. E il nostro Envy si mette in una traiettoria molto precisa, molto stretta, davvero senza la minima sbavatura. Direi che anche questa carena non fa difetto al postulato che contraddistingue gli scanner per avere delle carene davvero leggendarie. Ma controviriamo dritta. E anche a dritta direi che la situazione è abbastanza identica, anzi qui stiamo girando ancora un filo più stretti, ma la carena non ne risente minimamente. Posso anche accelerare, ma l'unica cosa che sento aumentare è la forza centrifuga che ci tiene incollati a questi sedili. Rimetto l'imbarcazione in direzione parallela a quella delle onde. Eccoci qui, abbiamo anche attraversato le nostre stesse onde, ma devo dire senza davvero il minimo problema. Ed ora giù tutto. (40 nodi), 44, voliamo letteralmente su queste grandi onde, ma la carena anche alla massima velocità non ne risente minimamente. 44.9 è la velocità massima di scanner Envy 1100 in questa versione. Ora rallentiamo, ci portiamo intorno ai 40 nodi e senza rallentare inneschiamo un curvone largo e veloce. Questo è il punto nevralgico di molte imbarcazioni, ma non di questa, perché come potete osservare, anche se attraversiamo queste grandi onde che arrivano da fuori, l'imbarcazione non fa neanche un plissé. Davvero non male, questa carena è galattica.